Solitudine. Quando senti questa parola, cosa ti viene in mente? Una stanza vuota? Un silenzio scomodo? O forse quella sensazione di essere perso in mezzo a una folla? Oggi parliamo di una solitudine che non sempre è evidente, ma che molte donne conoscono da vicino. Una solitudine che non riguarda solo l'essere sole, ma una disconnessione così profonda che sembra risuonare dentro di sé. Forse anche tu l'hai vissuta. Circondata da persone, messaggi sul telefono, notifiche infinite. Eppure, quel vuoto rimane. Come se mancasse qualcosa di essenziale. Mentre la solitudine maschile inizia a farsi strada nelle conversazioni, quella femminile rimane un sussurro. Un tema spesso soffocato dal peso delle aspettative: devi essere forte, sei multitasking, puoi fare tutto, va tutto bene, vero? Ma è davvero così? Perché tante donne, pur avendo agende piene e social network in fermento, si sentono ancora come se stessero navigando da sole? È il peso delle aspettative sociali? O forse quella incessante comparazione che i social ci costringono a fare? E che dire della pressione di essere perfette? Perfette al lavoro, come madri, amiche, partner, e forse questa ricerca incessante di essere tutto che ci fa sentire come se fossimo un niente. Oggi non ci limiteremo a parlare di questa solitudine. La metteremo in discussione. La decostruiremo. Scopriremo cosa si nasconde dietro questa sensazione che tante donne portano con sé, spesso in silenzio. E tu? Hai mai provato questa disconnessione? Ti sei mai chiesta perché, anche quando tutto sembra andare bene, qualcosa sembra mancare? Benvenuta su Emozioni e Connessioni, lo spazio in cui esploriamo le sfide e le meraviglie delle relazioni umane. Qui analizziamo come le emozioni plasmano i nostri legami e come possiamo creare connessioni più autentiche e profonde. Sei pronta per un altro viaggio trasformativo? Rimani con me. Andremo a fondo. Perché questa storia non parla solo di solitudine. Parla di riconnessione. Hai mai sentito di dare tutta te stessa, senza che nessuno sembri accorgersene? Come se il mondo intorno a te prendesse soltanto, senza mai restituire. È una sensazione che molte donne conoscono bene. Pensa a quante volte hai messo da parte i tuoi sentimenti per prenderti cura di qualcuno. Un figlio, un partner, un'amica. Quante notti sei andata a dormire esausta, non perché la giornata fosse stata lunga, ma perché il carico emotivo era semplicemente troppo pesante. Ora immagina di sfogarti. Di raccontare come ti senti. E di sentirti rispondere: ma sei così forte. Ce la fai sempre. Dovrebbe suonare come un complimento, vero? Ma allora perché sembra un peso ancora più grande? La verità è che molte donne vivono una invisibilità emotiva che le consuma silenziosamente. Le loro emozioni, per quanto profonde, vengono messe da parte, come se non ci fosse spazio per loro. E i loro sforzi sono visti come scontati, quasi automatici. Si occupa sempre di tutto. Ma chi si occupa di lei? Hai mai notato come questa aspettativa di essere la cura universale sia, allo stesso tempo, un elogio e una prigione? E quando provi a parlare, a rompere questo ciclo, cosa succede? A volte le parole non escono. A volte ti fermi a metà, perché senti che nessuno vuole davvero ascoltare. E così, la solitudine cresce. Non quella di essere sola, ma quella di non essere vista. Di non essere riconosciuta. Di non essere compresa. Ti sei mai chiesta quante altre donne stanno vivendo questa stessa cosa proprio in questo momento? Quante portano lo stesso peso, in silenzio? E la domanda più inquietante: come sarebbe se, anche solo per un momento, qualcuno ti dicesse semplicemente: ti vedo. Vedo tutto quello che fai. E conta. Forse questa è la sfida più grande dell'invisibilità emotiva. Non urlare per essere vista, ma trovare qualcuno che ti noti senza che tu debba dire una sola parola. Ti sei mai chiesta quante volte hai guardato il tuo telefono oggi?
E, cosa più importante, cosa stavi cercando? Forse quella notifica, quel cuore rosso, quel commento che conferma, sì, sei straordinaria. Ma è davvero abbastanza? Viviamo in un'epoca in cui la validazione sembra essersi trasformata in una valuta. Un numero di like può definire quanto ci sentiamo belle, interessanti, degne di attenzione. È come se fossimo sempre su un palcoscenico, in attesa degli applausi di un pubblico invisibile. E, intanto, ci confrontiamo con quella donna dalla foto perfetta, nel luogo perfetto, con il sorriso perfetto. Perché la mia vita non è così? O forse pensi, se pubblico qualcosa di simile, otterrò la stessa attenzione? Ed ecco che inizia il ciclo. Un ciclo silenzioso, ma potente, in cui il valore personale si intreccia con algoritmi e filtri. Una ricerca incessante di validazione esterna che, anche quando arriva, dura solo un istante. Perché subito appare un'altra foto, un altro profilo, un altro confronto. Ti sei mai chiesta cosa succede alla nostra autostima in questo processo? Come costruire qualcosa di solido quando ci misuriamo costantemente con standard che nemmeno sappiamo se sono reali? E le connessioni? Se tutto ciò che mostriamo è accuratamente filtrato, come possiamo aspettarci che qualcuno veda chi siamo veramente? Stiamo presentando noi stesse o stiamo solo editando le nostre vite per compiacere? Forse la domanda più inquietante è questa: se domani sparissero tutti i like e i commenti, chi saresti? Ti sentiresti comunque sufficiente? E intanto, la ricerca continua. Non per il numero di like, ma per qualcosa di molto più grande, il coraggio di validare noi stesse per ciò che siamo, e non per ciò che gli altri dicono che dovremmo essere. Ti sei mai sentita come se, nonostante tutto quello che fai, non fosse mai abbastanza? Come se ci fosse una lista invisibile di aspettative che devi soddisfare, e ogni voce fosse più irraggiungibile della precedente? Essere realizzata nella carriera. Ma anche avere tempo per la famiglia. Restare indipendente e forte, ma al tempo stesso accogliente e dolce. Essere sempre impeccabile, ma senza sembrare che ci stai mettendo troppo impegno. Riesci a vedere il paradosso? La cultura della donna perfetta è crudele perché mette tutte queste richieste su un piedistallo irraggiungibile. E il lato più perverso? Fa sembrare che fallire in una qualsiasi di queste aree sia un riflesso di chi sei, e non dell'ingiustizia dello standard imposto. Ora pensa per un momento, quante volte hai evitato di chiedere aiuto perché sentivi di dovercela fare da sola? Quante volte hai trattenuto le lacrime, messo un sorriso sul viso e continuato ad andare avanti, nonostante il peso del mondo sulle tue spalle? In fondo, la vulnerabilità non si abbina alla perfezione, giusto? Ma è proprio qui il problema. Questa ricerca della perfezione non avvicina nessuno. Al contrario, isola. Perché lo sforzo di apparire impeccabili spesso ci impedisce di mostrare ciò che proviamo davvero. E come può qualcuno connettersi con te, davvero, se tutto ciò che vede è una facciata? Ti sei mai chiesta chi guadagna da questa pressione? Perché di certo, non siamo noi. Cosa succederebbe se, per un istante, smettessi di cercare di essere perfetta? E se dicessi ad alta voce, sono stanca. Non so tutto. Ho bisogno di aiuto? Il mondo crollerebbe? O forse, per la prima volta, ti sentiresti libera? La verità è che la perfezione non è sinonimo di forza. Mostrare la tua umanità lo è. E forse, solo forse, questo è il primo passo per spezzare questa cultura che ci imprigiona. Ti sei mai sentita circondata da centinaia di persone e, allo stesso tempo, completamente sola? Come se le connessioni che hai fossero solo superficiali. Viviamo in un mondo dove essere connessi non è mai stato così facile. Un click, un messaggio, un emoji. Tutto è a portata di mano. Ma, ironia della sorte, più siamo connessi, più sembra difficile creare qualcosa che abbia davvero significato. Quante delle tue conversazioni, ultimamente, sono andate oltre l'ovvio?
Quante volte ti sei sentita davvero ascoltata, compresa, accolta? O sembra tutto ridursi a frasi brevi, scambi veloci e quel silenzio imbarazzante quando qualcuno prova ad andare più in profondità? Il problema è che, per costruire qualcosa di autentico, bisogna esporsi. Mostrare le proprie fragilità, le proprie paure, gli strati più profondi di sé. E, ammettiamolo, questo spaventa. Perché? E se l'altra persona non capisce? E se ti giudica? E così, spesso scegliamo la superficie. Manteniamo le conversazioni leggere, seguiamo le formule, evitiamo la vulnerabilità. Ma il peggio è che, nel profondo, sappiamo che manca qualcosa. Ti sei mai chiesta perché è così difficile essere autentica oggi? Forse è la pressione di apparire perfetta, anche sui social. O quella paura costante che, mostrandoti per quello che sei, qualcuno potrebbe respingerti. Ma ecco la vera domanda: vale la pena vivere così? Circondata da connessioni che, in realtà, non senti vere? Forse il segreto sta nel fare il primo passo. Nel rischiare di essere vulnerabile, nonostante la paura. Perché è così che nascono le connessioni più profonde, quando qualcuno decide di mostrarsi senza maschere. Allora, ti chiedo, cosa stai aspettando? Se sei arrivata fino a qui, è perché questo contenuto risuona dentro di te, vero? Allora, perché non entrare a far parte di questa comunità straordinaria? Iscriviti a Emozioni e Connessioni e unisciti a noi in questo viaggio per esplorare le emozioni, costruire relazioni autentiche e crescere insieme. La tua presenza qui fa davvero la differenza e chissà, magari il prossimo commento che leggeremo sarà proprio il tuo. Continuiamo questa conversazione insieme? Ti sei mai sentita come se stessi vivendo tra due mondi? Uno che ti tira verso il passato, con i ruoli tradizionali che sembrano essere attesi da te, e un altro che ti spinge verso il futuro, pieno di promesse di indipendenza e libertà. Nel mezzo, chi sei veramente? La verità è che la società ha richiesto alle donne di essere tutto insieme. La caregiver instancabile, che mette sempre gli altri al primo posto. Ma anche la professionista impeccabile, che scala la carriera con sicurezza. La partner romantica perfetta, ma abbastanza indipendente da non avere bisogno di nessuno. Il problema è che, più cerchiamo di bilanciare queste aspettative, più ci sentiamo come un puzzle senza soluzione. Stiamo facendo le brave figlie? Le brave madri? Le brave partner? Le brave professioniste? O stiamo perdendo noi stesse in questo processo? Questi conflitti non sono solo esterni, vivono dentro di noi. Da una parte, la voce che dice, devi dedicarti di più agli altri. Dall'altra, quella che sussurra, e i tuoi sogni? Quando ti permetterai di seguirli? Ma, alla fine, la domanda che conta davvero è, chi vuoi essere? Perché, mentre cerchiamo di soddisfare le aspettative di tutti, dimentichiamo di ascoltare la nostra. Cosa desideri davvero? Quali ruoli vuoi occupare? La transizione tra questi mondi, tra questi ruoli, è un campo di battaglia. Ma, forse, la lotta più importante è quella per essere fedeli a noi stesse. Allora, ti chiedo, cosa sceglierai? Continuare a portare i ruoli che ti sono stati dati o iniziare a scrivere i tuoi? Hai mai immaginato che il successo potesse essere solitario? Che raggiungere ciò che tanti considerano il massimo potesse, paradossalmente, allontanare invece di avvicinare? Per molte donne, arrivare al vertice non è solo una conquista, ma anche un luogo isolato. Essere lì rappresenta un trionfo, ma significa anche muoversi in un terreno pieno di sguardi critici e commenti sottili. È troppo ambiziosa. Chissà se ha dovuto calpestare qualcuno per arrivare lì. Gli stereotipi non perdonano. La donna di successo viene ammirata, ma raramente accolta. È vista come forte, indipendente, quasi inarrivabile. Ma dietro questa immagine c'è una persona che, spesso, sente la mancanza di un supporto sincero. Con chi può essere vulnerabile senza temere di sembrare debole? E la rivalità?
È silenziosa ma costante. Altre donne, che potrebbero essere alleate naturali, a volte si trasformano in concorrenti involontarie, spinte da una cultura che insiste nel metterle una contro l'altra. Hai notato quanto sia raro vedere solidarietà autentica in contesti in cui le donne brillano? Il successo cambia anche il modo in cui gli altri si rapportano a te. Amicizie di lunga data possono raffreddarsi. Le relazioni possono logorarsi. Diventi quella che ha tutto, ma che forse non sa più con chi condividere le sue paure e i suoi dubbi. Eppure, una domanda sorge spontanea: l'isolamento è davvero inevitabile? O possiamo iniziare a costruire una nuova visione del successo, in cui non sia visto come una barriera, ma come un'opportunità di connessione? E tu, hai mai sentito il peso di essere fraintesa per i tuoi successi? Il successo è davvero così solitario come ci hanno insegnato? Hai mai avuto la sensazione che, se ti fermassi, il mondo crollerebbe? Che il semplice atto di riposarti sia quasi un tradimento verso il ritmo frenetico che tu stessa hai creato? Dopotutto, essere occupate è diventato il nuovo normale. Più la tua agenda è piena, più sembra che tu stia andando bene nella vita, vero? Ma o stai andando bene per chi? Per te stessa o per chi ti osserva dall'esterno? La verità è che questa incessante ricerca di produttività ha un lato oscuro. Mentre corri da un impegno all'altro, quante volte hai perso quei momenti semplici e genuini? Una telefonata con un'amica rimandata. Un caffè senza fretta. O anche solo un attimo per ascoltare i tuoi pensieri. L'essere costantemente occupate sembra avere uno scopo: distrarci. Più facciamo, meno tempo abbiamo per riflettere su ciò che ci manca. Ci convinciamo che essere impegnate significhi essere complete. Ma è davvero così? E quel vuoto che si sente di notte, quando finalmente arriva il silenzio? O quella disconnessione che provi, anche circondata da persone? Perché, in fondo, lo sai, riempire le giornate di impegni non riempie il cuore. Allora ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai scelto di non fare nulla? Quando hai deciso di dare priorità al riposo, a una conversazione sincera, a un momento di connessione autentica? Forse è il momento di fermarti. Non per rinunciare ai tuoi obiettivi, ma per chiederti: questa corsa frenetica è per ciò che conta davvero, o solo per distrarti da ciò che conta davvero? Quante volte ti sei guardata allo specchio cercando di vedere oltre il riflesso? Hai provato, davvero, ad accettarti completamente, con le tue forze ma anche con le tue fragilità? Sembra semplice, ma quante di noi riescono a farlo senza giudicarsi immediatamente? L'autoaccettazione è un termine affascinante, quasi poetico, ma nella realtà è una lotta continua. Perché ci hanno insegnato, fin da piccole, a nascondere le nostre vulnerabilità, a soffocare ciò che non si adatta al modello. Ma ti chiedo, cosa succede quando ci disconnettiamo da queste parti di noi, così umane? Senza rendercene conto, costruiamo muri. Per proteggerci dal giudizio, dal rifiuto. Ma quegli stessi muri, che dovrebbero salvarci, finiscono per isolarci. E così, la solitudine cresce, non perché siamo sole, ma perché non permettiamo a nessuno di vedere chi siamo davvero. Cosa impedisce l'autoaccettazione? La paura. Paura di non essere abbastanza. Paura di essere viste e rifiutate. Paura di fallire nell'essere la versione perfetta che pensiamo il mondo si aspetti. Ma chi ha detto che dobbiamo essere perfette per essere amate? La chiave è l'autocompassione. Non è indulgere, non è arrendersi. È guardarsi con lo stesso affetto e rispetto che offriamo a chi amiamo. È capire che sbagliare fa parte del percorso, cadere fa parte del percorso, e che, nonostante tutto, meritiamo di essere connesse, meritiamo di essere viste, meritiamo di sentirci complete. E ora ti chiedo, cosa succederebbe se, anche solo per un momento, ti permettessi di essere te stessa? Senza maschere. Senza scuse. Solo tu. Forse le connessioni che cerchi da tanto stanno aspettando proprio quel momento.
La solitudine femminile non è solo una conseguenza della frenesia quotidiana o dell'eccesso di connessioni digitali. È, in fondo, un invito. Un richiamo a guardarsi dentro e a chiedersi: sono davvero connessa con me stessa? Perché, prima di tutto, è lì che tutto inizia. Quando ci riconnettiamo con le nostre emozioni, i nostri desideri e anche con le nostre fragilità, qualcosa cambia. Si crea spazio per costruire ponti con chi ci circonda, ma soprattutto ponti per tornare a noi stesse. E se ci fossero più luoghi in cui potessimo essere noi stesse, senza paura? Dove la vulnerabilità non fosse vista come debolezza, ma come una prova di coraggio. Luoghi in cui poter dire: oggi non sto bene, ma ci sto provando, e questo fosse sufficiente? Ricostruire connessioni autentiche richiede un passo difficile ma trasformativo, permetterci di essere viste esattamente per ciò che siamo. Senza maschere, senza filtri. Perché ciò che crea legami veri non è la perfezione, ma l'autenticità. E adesso lascia che ti chieda: quante volte ti sei sentita disconnessa, anche circondata da persone? E se oggi fosse il giorno in cui iniziare a cambiare questo? Qui su Emozioni e Connessioni stiamo creando quella rete. Uno spazio per imparare, riflettere e, soprattutto, connetterci davvero. Iscriviti al canale e raccontaci nei commenti: hai mai vissuto qualcosa di simile? Qual è stata la tua esperienza con la solitudine o con la riconnessione? La tua storia potrebbe essere il ponte che qualcun'altra ha bisogno di attraversare per ritrovarsi. In fondo, le connessioni più forti nascono da uno scambio sincero. Costruiamo questa rete insieme?